che noia, che barba. Stamani non abbiamo ripreso nulla perché è tutto il giorno che piove. Stanotte poi sono venuti dei ragazzi con delle macchine, si sono piantati qui, è venuto il carro attrezzi a portarla via. Però domani dovrebbe mettere il sole, quindi noi oggi staremo tutto il giorno qui, ne approfittiamo per lavorare al computer e domani speriamo di poter fare finalmente una passeggiata qui nei dintorni. Buongiorno ragazzi, finalmente, forse oggi è una giornata un po' migliore. Non ce la facevamo più. Siamo stati 2 giorni chiusi dentro Charlie sotto la pioggia. Come le piante, annaffiati. Annaffiati. In questi 2 giorni ne sono successi di tutti i colori, gente che è rimasta impantanata, gente portata via col carro attrezzi. Discussioni fra i vicini con la musica a palla, non con noi, e altri che hanno acceso il motore, hanno discusso, insomma era tardi, non abbiamo ripreso, però vai continuo di macchine che facevano il guado nelle pozze profonde 30 cm. Nei parcheggi veramente, in questi parcheggi succede tutto di più, è veramente una soppopera. Però stamani finalmente, come da previsioni, è sempre un po' nuvolosetto, però dovrebbe uscire il sole tra poco, anche perché noi siamo coperti da questa montagna che nasconde delle opere, dei tesori veramente incredibili. Sembra essere un po' Indiana Jones. Questa è stata una scoperta così per caso, perché qualche cosa ci chiedete se ve la preparate o studiate, qualcosa ci prepariamo, ci prefissiamo di vederlo, altre nascono così per caso, diciamo, le troviamo per caso, e questa è stata proprio uno di quei momenti, un caso insomma. Abbiamo un'antica città, o meglio delle tombe risalenti al IV secolo a.C. Mentre il Signore ha deciso proprio in questo momento di accendere il trapano e fare i lavori in casa, esatto. Mentre registriamo la clip, grazie Signore. Vi dico il nome perché l'ho già letto 3 volte ma non me lo ricordo. Tel Messos, quindi si tratta delle tombe nella roccia di Tel Messos. Sì, sono delle tombe rupestri ma imponenti, cioè proprio lavorate, con tanto di arcata, con colonne, cioè sontuose, che praticamente ricoprono un'intera montagna, da là a qua. Fino là sopra. Tra l'altro sarebbe un sito a pagamento, dico sarebbe perché è chiuso purtroppo, però insomma si vedono bene, sì, obiettivamente anche da qui. Anche se in realtà non ho ben capito dove si possa entrare e come, soprattutto, sì, perché è scosceso. Sono praticamente scavate nella roccia con il dirupo. Ora però proseguiamo perché qui ci sono tantissime cose da vedere. Non abbiamo detto il nome del distretto. Allora, il distretto di Fethiye, perché la città è sempre quella, siamo diciamo ai margini sud della città e questo appunto è uno dei suoi tesori. È uno dei suoi tesori, sì.
senza parapetto, non è male, Eventualmente parcheggiare, qui c'è ammirare questa chicca. Come vedete abbiamo parcheggiato Charlie, abbiamo trovato uno spiazzo e ora vi mostriamo dove siamo arrivati. Guardate che meraviglia, questa è la laguna blu di Mavi. Praticamente è una zona famosissima e vista dall'alto c'è proprio una striscia di sabbia che si infila all'interno di questa laguna. Qui la strada finisce in questo parcheggio e ci sono praticamente tutte le montagne e non si può salire oltre. O Però, almeno con un mezzo... no, infatti. Come un mezzo nostro, magari con un 4x4 si arrampica. Però qui è difficile perché è pieno di campeggi, strade chiuse, private o comunque... Hanno privatizzato un po' tutta la laguna, diciamo. Ci sono le sbarre ovunque, bisogna pagare per entrare, quindi dobbiamo un po' capire come fare. D'estate qui ci deve essere una bolgia incredibile, però al momento è silenzioso e abbastanza tranquillo, quindi è bello soprattutto il colore di questa laguna, di questo verde smeraldo molto acceso. E come siamo arrivati c'era una barca che stava partendo e ci ha chiesto subito se si voleva fare un giro. Ci ha visto da lontano un miglio che eravamo turisti. C'ha scritto turisti in faccia. Stranieri, No, Alpitour? Siamo forestieri. Quella che vedete laggiù in fondo è quella striscia di cui vi parlavamo. Da questo lato chiude tutta questa insenatura e sull'altro versante invece abbiamo una delle spiagge più belle della Turchia, con questa spiaggia molto chiara che abbiamo intravisto prima venendo e sulla quale vi porteremo tra poco facendo una bella passeggiata. Vediamo un po' dove parcheggiare e poi vediamo se riusciamo a portarvi su questa bellissima spiaggia. Allora abbiamo trovato un bel parcheggio in mezzo a tanti altri van che tra l'altro è anche segnato su Park4Night e da qui ci facciamo una bella passeggiata perché siamo stati praticamente 2 giorni tappati dentro il van, ci vuole, quindi abbiamo bisogno di sgranchirci un po' le gambe. Proprio questo bel solicino. Guardate, io sono in maglietta a maniche corte, è incredibile. È impavido. Ma segnano 20 gradi, sembra incredibile. Sì, siamo passati da -4 di notte e 8 gradi di giorno a 20 gradi, così in pochi giorni. E benvenuti ai Caraibi, eccoci qua, guardate che meraviglia. Effettivamente il colore di questa laguna blu è veramente blu, di un blu molto acceso, molto molto bella, e anche la spiaggia è grandissima e molto chiara. Scappiamo perché arriva l'onda lunga. Allora, per essere più precisi, la laguna blu sarebbe dietro questa lingua di sabbia, ovvero dove eravamo prima, dove c'erano le barche. Questa invece è mare aperto ed è la spiaggia di Oludeniz, che è una delle più belle, almeno dicono sul web, di tutta la Turchia. D'estate qui immagino che sia praticamente impossibile solamente anche solo vederla. È bella affollatina, sì.
e tra l'altro tutta questo istmo, questa penisola, di fatto praticamente se non paghi non accedi, perché tutti i mezzi a motore praticamente hanno un pagamento, c'è la sbarra lì all'inizio, quindi mentre a piedi si può entrare, ovviamente si può passeggiare sia nella parte interna che sulla spiaggia, però c'è un bel po' di movimento ora, quindi ci immaginiamo come sarà d'estate. Questa, ragazzi, è la ghiaietta di cui è composta questa spiaggia ed è molto comoda perché non vi si attacca addosso. Quando uscite dal mare fate una passata con la mano e non vi rimane tutta la sabbia addosso. La spiaggia è anche un luogo magico per gli amanti del parapendio, come potete ben vedere. E dopo questa bella camminata siamo finalmente giunti qui vicino alla laguna, che rispetto all'altro mare è molto più tranquillo, vero? Eh sì, più scura, le acque più verdi, smeraldo, di là invece è più un turchese diverso, è diverso. Però pensare che sono separate da un istmo di terra finissimo dove ci troviamo noi adesso è veramente suggestivo. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. Ora torniamo da Charlie e lungo la nostra passeggiata abbiamo incontrato queste moschee, una per gli uomini e una per le donne, che sono fatte di legno, quindi anche in spiaggia chi vuole può venire a pregare. Lì ci sono i rubinetti per lavarsi le mani, i piedi e poter entrare dentro la moschea a pregare. Pane e pomodoro, ragazzi, insalata e fagioli. Fuori è un caldo allucinante, sembra essere in estate. Abbiamo fatto 4 km di camminata e ora mangiamo. Che bellezza! Appetito. E come piace a noi così, Questo è il pranzo estivo. Mangiamo perché poi nel pomeriggio abbiamo ancora molto da vedere ed esplorare. Come vedete, ragazzi, ci siamo spostati e siamo venuti qua dove parte la Lichang Way. Che cosa sarà? Cosa sarà? Cosa sarà? La Lichang Way, o in italiano la Via Licia, è un sentiero trekking molto molto famoso, tra i più famosi nel mondo. Ha una certa lunghezza, intorno, se non ricordo male, ai 500 km. Può essere percorso a piedi, così come parte in auto con un mezzo proprio. Ovviamente è un percorso naturalistico che passa a valli
montagne, spiagge, boschi e pinete meravigliose in questa zona della Turchia veramente sono eccezionali, quindi insomma farlo in natura sicuramente ha un valore aggiunto. Perché si chiama Sentiero della Via Licia? Licia era una vecchia e antichissima comunità che viveva in queste zone e quindi in omaggio a queste vecchie culture è stato chiamata il Sentiero della Via Licia. Abbiamo letto, pensate un po', che per percorrerlo a piedi tutto quanto il sentiero ci vuole circa un mese. Parte da Fethiye, ovvero la città balneare dove poi di fatto abbiamo dormito, ed arriva fino alla città di Antalya o Adalia. Scusate il traffico, ma praticamente è adiacente alla strada, quella principale, e quindi sentirete un po' di confusione. Ci siamo spostati e siamo giunti proprio dove inizia ufficialmente il La sentiero. Via Licia. Con tanto di partenza, il punto start. Almeno questo l'abbiamo toccato, dai, è già qualcosa. It's alright. I'll be right here. I swear that I'll stay with Ora possiamo dire che i tickets sono stati ufficialmente qui. you closer. I wanna stay here with you. Abbiamo trovato la mappa che praticamente descrive perfettamente la Via Licia, che ovviamente è questa tracciata di rosso sulla costa turca. Noi siamo qui a Uludeniz, che è il punto 14. Questa praticamente è vista al contrario, ovviamente può essere fatta nei due sensi. Con partenza Antalya sono stati messi i punti con l'arrivo qua, ma come avete visto dalla partenza questo è considerato anche il punto 1 da questo lato. E quindi niente, praticamente segue tutta la costa, guardate qua. Considerate che questa è una zona piuttosto rocciosa e montagnosa, quindi dicono che non sia proprio estremamente semplice. Lunga un bel po', come vi abbiamo detto. L'arrivo sarà nei dintorni di Antalya, non precisamente ad Antalya. Noi, per quello che possiamo fare, per il nostro allenamento, la faremo un tratto almeno con Charlie, perché qui passa anche la strada costiera. Dopo poco l'inizio di questo sentiero, circa a questa altezza, c'è una valle, una piccolissima valle, che sembra, leggendo sul web, ci si acceda soltanto tramite questo sentiero e tramite barca. In questa piccolissima valle c'è una particolarità, ovvero ci sono tantissime specie di farfalle, infatti viene definita la Butterfly Valley, ovvero la valle delle farfalle, e pare che ci sia una specie che viva soltanto in questa vallata. Dice essere meravigliosa e se fate un trekking da queste parti dice che vale la pena di fermarsi a visitarla. Allora ci siamo spostati in questo antico villaggio abbandonato. Un'altra chicca abbiamo scovato, un'altra ragazzi. chicca dei tickets. Siamo infatti nell'antico paese di Kayaköy, che si trova qui appunto su questa costa della Turchia e che è stato abbandonato. Esatto. Ad oggi è a tutti gli effetti una ghost town, con tanto di biglietto per entrare. È una città
antica e perfettamente diremmo conservata. Esatto. Pensate che il paese risale al 1700, era un paese prettamente greco, però qui sulla costa turca. Infatti in seguito alle guerre dei primi del Novecento, nel 1923 c'è stata una divisione dei territori tra greci e turchi e tutti gli abitanti del paese, probabilmente erano di fede greca, si sentivano nell'animo greci, hanno deciso di abbandonare il paese e di andare appunto nella vicina Grecia, nella loro terra natia, poi di fatto, in seguito alla guerra di indipendenza, lo ricordiamo. Sì, la guerra di indipendenza, e quindi il paese è rimasto di fatto vuoto, così come lo vedete completamente ora. Vuoto. È caratteristico perché è su questa collina, oserei dire quasi montagna, e ha le strade tutte di ardesia, le case sono fatte in pietra. Abbiamo letto che avevano anche delle componenti in legno, ovviamente le componenti in legno con gli anni sono andate distrutte, ma le parti in pietra sono ancora su e si vedono ancora tutti le scheletri delle case, si vedono i focolai, addirittura i servizi igienici, le cisterne, tutte le mattonelle all'interno delle case. Cioè fa un certo effetto entrare qua dentro e sapere che di fatto è una città abbandonata. Quindi ora facciamo un giro esplorativo. Il biglietto costa solamente 60 lire, che più o meno sono 1,80 €, economico. Facciamo il giro del paese. Come vedete la città è abbandonata, ma lì ci sono le pecore che cercano di riportare un po' di vitalità. È vero, fanno da giardinieri, eh? Esatto, tengono pulito le loro bocche, mangiano, hanno i campanellini, quindi in questo silenzio ci sono pochissimi turisti, si sente solo lo scampanellio delle pecore. Lì c'è la chiesa, vedi? Allora, stiamo passeggiando per questo paese che è una città, perché è veramente enorme. Ci stiamo perdendo per i suoi vicoli e vi vogliamo dare un po' di informazioni più dettagliate sul perché fu abbandonata di fatto. Furono più motivazioni politiche che religiose. Era una grande vallata e, come vi abbiamo detto, comprendeva tanti abitanti, tante popolazioni. Qui vivevano in armonia, la maggior parte delle popolazioni erano greche, c'era una piccola percentuale, sembrano poche famiglie turche, vivevano insieme, anche perché Kayakoi era, diciamo, il centro abitato più importante, con più servizi. Qui vi erano le scuole, il medico e quant'altro, quindi diciamo anche le popolazioni turche che vivevano nelle zone limitrofe usufruivano di questi servizi essenziali. Era un caso veramente bello e importante. Oggigiorno purtroppo non siamo più abituati a sentire che due religioni così diverse come quella dei greci ortodossi, come la religione ortodossa stessa, viva in armonia con la religione musulmana che appunto praticavano le popolazioni turche qui intorno. Andavano d'amore e d'accordo, se non che purtroppo arrivò la prima guerra mondiale e da lì iniziò un po' il declino di tutto, delle popolazioni stesse e di conseguenza anche di questo villaggio. Le popolazioni stesse, vista, diciamo, la ratificazione di pace fra
le varie nazioni, ma soprattutto in questo caso fra la Grecia e la Turchia, si spartirono i propri territori, diciamola così. Gli abitanti che vivevano nelle altre terre, negli altri territori, tornarono praticamente nelle loro nazioni d'origine. Quindi di fatto, come vi dicevamo prima, questo paese con la maggioranza dei greci si svuotò, ritornarono a vivere nella loro Grecia. Prima abbiamo visto la chiesa principale che purtroppo è chiusa perché probabilmente per sicurezza, perché è un po' pericolante. Qui ce n'è una un pochino più piccola e ora entriamo a vederla. Questa è aperta. Wow, sono rimaste ancora tutte le volte. Qui sopra si possono ammirare ancora tutti gli affreschi della chiesa, quello che ne rimane. Poi, pensando che è stato abbandonato nel 1923, siamo nel 2024, siamo a 101 anni, quindi l'anno scorso era il centenario dell'abbandono del paese. Qui siamo all'interno di un'altra abitazione, vedete ancora tutte le pareti color blu, qui c'era il camino, si vede ancora tutta la canna fumaria. Qui c'è una vecchia abitazione che ovviamente ha la porta chiusa con un lucchetto, però probabilmente hanno un po' cercato di riprodurre un po' come poteva essere la vecchia casa di una volta. Oppure è rimasta così con le finestre originali. Secondo me è originale. Queste probabilmente sono nuove. Questa è un'altra chiesa ancora, ma quante chiese c'erano? Questa è più piccolina. Qui siamo tornati alla chiesa che abbiamo visto prima, che purtroppo è chiusa, non è accessibile perché è troppo pericolosa. Da qui si vede molto bene tutto il paese dall'alto. Sappiate che se volete volare con il drone non potete. Mira il dito. Mira il dito perché è espressamente vietato all'ingresso. Wow. Che camminata! Over the top. Over the top. Dove siamo arrivati? Al castello pare. Al castello. Oh, che bel castello. Con tanto di bandiera turca che la mettono ovunque. Sì, io direi anche che faticata. E da qui si vede un bellissimo panorama, Sì. Avevano fatto un castello in un posto molto strategico. E nella vallata ovviamente ci sono abitazioni nuove, nuovissime, con tanto di campi coltivati, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che la zona si è ripopolata. Sì. E ciò nonostante si vedono in qua e là comunque delle case abbandonate che facciano parte secondo me di tutto il comprensorio, perché questo è proprio il paese, È il nucleo, sì. il nucleo, però nei dintorni poi c'erano le singole casette dei contadini magari. Sì, sì, sì.
e sono rimaste anch'esse. Comunque c'è da dire che sceglievano sempre dei luoghi, delle posizioni inserite nella natura eccellenti, perché qui veramente su tutta questa parte è stato costruito il vecchio villaggio e, come si diceva, il panorama è di tutto rispetto. Capra, vieni. Bene, siamo giunti alla fine di questa passeggiata, che tanto passeggiata, abbiamo guardato il contapassi, abbiamo fatto ben 2 chilometri, tutte in mezzo alle rovine, sì, non in piano, sì. che unite ai 4 di stamani danno una somma di 6 km. 6 chilometri oggi. Vabbè, ieri siamo stati praticamente fermi dentro Charlie perché è piovuto tutto il giorno. Abbiamo fatto 2 metri. Oggi ci voleva una bella sgambata. Stiamo lasciando l'insediamento greco, o meglio il paese fantasma di Levissi, perché così si chiamava una volta. Ci è piaciuto molto, molto bello, è veramente grande, non ce l'aspettavamo così esteso e piuttosto intatto anche. E abbiamo notato su tutta la collina, tutte le colline circostanti, tantissime case, sì. E abbiamo letto che tutte le case erano costruite tutte indipendenti l'una dall'altra, usufruivano tutte di tanta luce ed erano tutte circa sui 50 metri quadri di superficie. Inoltre erano costruite in modo tale che l'una con l'altra a fianco non si impattassero, diciamo, non si ostruissero la visuale, il panorama sulla vallata circostante. Quindi direi che l'architetto dell'epoca o gli architetti avevano fatto un buon lavoro. In più abbiamo notato che qualcuno ancora ha il porticato in legno, se ne sono salvati ancora pochi, ma qualcuno c'è, e quindi diciamo che erano delle vere e proprie villette, non a schiera, ma erano delle vere e proprie villette. Era una fiorente città. Quindi diciamo che la città greca di Levissi è approvata. E merita una visita. Noi adesso riprendiamo la guida perché dobbiamo fare sempre i servizi per Charlie, quindi il carico acqua perché l'abbiamo finito, un po' di spesa e poi troveremo un posto per la notte.